Oh, yes. Questa sera per una partita con la Dreamcast utilizzerò il nuovo adattatore HDMI Adapter for Sega Dreamcast di Bitfunks, compatibile con tutti i modelli di TV, supporta la massima risoluzione disponibile per Dreamcast ed è utilizzabile sulle console PAL ed NTSC. Il dispositivo sembra robusto e ben fatto e molto semplice da utilizzare in quanto plug and play. Lo inserisci nella console, colleghi il cavo HDMI ed è tutto pronto. La risoluzione è certamente migliore rispetto al classico cavo standard, soprattutto in una TV moderna. Peccato che al momento di inserire il gioco questo non si avvii. A questo punto l'unica cosa da fare è rimuovere il disco, smontare la Dreamcast e vedere cosa troviamo dentro. Che stai facendo? Una messa a punto molto delicata ai sensori del laser di Kit. Ah. Bunny, con il tuo tatto io avrei scelto di fare il chirurgo. È quello che mi diceva mio padre. Dall'adesivo presente su questa Sega Dreamcast sembrerebbe che si tratti di una versione via 1, dove è possibile installare con facilità la GDEMU, che andrà a sostituire l'unità GD-ROM non funzionante, anche se molte volte le plastiche esterne vengono scambiate, e quindi non è detto che questo riferimento sia corretto. Una volta rimosso il modem e svitate le 4 viti, sarà possibile rimuovere la cover superiore della console e proseguire con lo smontaggio, sganciando prima il cavo di alimentazione e successivamente svitando le 2 viti che tengono l'alimentatore bloccato alle plastiche inferiori. Poi sarà possibile rimuovere l'alimentatore e successivamente l'unità GD-ROM. Importantissimo segnare la posizione esatta delle viti per evitare di bucare la scheda madre del Dreamcast con delle viti troppo lunghe. Sei senz'altro un uomo con doti straordinarie, Michael, ma mentire non è il tuo forte. Va bene, ma non dire che non ti ho avvertita. Successivamente è possibile togliere anche il tasto di accensione e rimuovere le porte dei controller, svitando prima le 4 viti, sganciare il cavo flat dalla scheda madre ed il connettore della ventola. Per svitare le viti della piastra che protegge la scheda madre, segno sempre con un pennarello le viti di tipologia o dimensioni diverse. Una volta rimossa la plastica anteriore e la piastra che protegge la scheda madre, ho accesso anche al modello della Dreamcast, che in questo caso è una VA1 e quindi perfettamente compatibile con GDEMU. Una volta smontata tutta la console ne approfitterò anche per sostituire i pad termici, anche se questi sono ancora in discrete condizioni. Applicherò i pad termici da 1 mm per la piastra inferiore. Una volta posizionata la scheda madre e rimossi i vecchi pad termici, utilizzerò alcol isopropilico sia per rimuovere i residui dei processori e per la pulizia della ventola. Da questa parte sulla scheda madre utilizzerò i pad termici da 1,5 mm. Rimetto la plastica che protegge le porte dei controller, richiudo la piastra di protezione della scheda madre, riavvito le viti nella stessa posizione da cui sono state smontate. Adesso è arrivato il momento del montaggio della GDEMU. Questa è la versione 5.20.5, l'ultima versione disponibile in questo momento. Che ne dici di provare il mio nuovo sistema di super velocità? Perché no? Non possiamo perdere altro tempo. Coraggio, amico. A volte queste versioni di GDEMU hanno già una piccola SD inclusa, anche se a volte soggette a malfunzionamento, come mostrato in un altro video. Oppure è possibile prepararne una con programmi come SD Card Manager for GDEMU. Prima di tutto blocco l'SD extender alla stampa 3D che coprirà il foro rimasto nella console una volta rimosso il lettore GD-ROM. E l'SD extender insieme alla stampa 3D andrà agganciata e poi avvitata alla scheda GDEMU, prestando la massima attenzione a non schiacciare il cavo dell'SD extender, in modo da evitare malfunzionamenti, come mostrato in un altro video. Il collegamento di GDEMU è davvero semplice, basta agganciarlo alla console ed avvitare la stampa alla scheda madre. Presto nuovamente attenzione ad utilizzare le viti di dimensione corretta
per evitare di bucare la scheda madre. Se disponibili, applicare anche distanziatori per rendere più stabile il dispositivo. Pulizia ai connettori dell'alimentatore che sono sempre soggetti a sporcarsi oppure ad ossidarsi. Riavvito il tasto di accensione. Plastica dell'alimentatore. Inserimento cavo flat della porta dei controller. Riaggancio il connettore della ventola ed infine riavvito tutto e passo all'installazione delle 3 resistenze da 2 watt e 1 kΩ per prevenire il riscaldamento dell'alimentatore una volta rimosso il lettore GD-ROM ed installata GDEMU. Ma questa è una macchina o una nave spaziale? Un po' e un po'. Quello che ho fatto, come ho mostrato in uno short, è stato saldare insieme le 3 resistenze. Saldare un filo ai loro piedi, inserirli all'interno della guaina termorestringente, applicare dello stagno nel filo per facilitare l'ingresso all'interno dei pin 12 volt e GND dell'alimentatore, rinserisco l'alimentatore completo delle resistenze nella Dreamcast, un po' d'aria calda per fare aderire la guaina termorestringente, riavvito le viti e ricollego il connettore di alimentazione. Chiusura del coperchio superiore, riavvito anche queste viti, modem e pronti per il test. E ora non resta che provare ancora sperando di avere più fortuna. La GDEMU adesso funziona correttamente, nonostante abbia avuto un malfunzionamento segnalato con la luce rossa, ma che ho risolto in un altro video. Con l'alimentatore PAL le 3 resistenze non sono sufficienti a prevenirne il riscaldamento e l'unica soluzione possibile nel caso si possegga un alimentatore PAL e si decidesse di installare GDEMU è quello di sostituirlo con una soluzione diversa, come Dream PSU o Pico PSU. Se il video ti è piaciuto, like e iscriviti al canale. Ciao e buon Ready to Rumble a tutti!